Finalmente Drew McIntyre è tornato WWE Champion. Iniziamo così questa nuova puntata di Forcinet che ovviamente sarà dedicata alla conquista del titolo principale della federazione da parte dello scozzese. Prima vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube Daniele Forzinetti qualora avesse piacere nel seguire i miei video e magari anche di lasciare un like proprio a questo video. Ebbene, Drew McIntyre, come detto, è il nuovo campione WWE. Ha sconfitto Cody Rhodes a SmackDown nel 3 Stages of Hell match, quindi di fatto 3 match in uno. Il primo è stato un match 1 contro 1 classico che si è aggiudicato proprio lo scozzese portandosi sull'1-0, poi come prevedibile chiaramente avrebbe dovuto pareggiare Cody Rhodes. Comunque l'andamento era quello perché per forza di cose non poteva andare diversamente, c'erano 3 tipi di stipulazioni diverse e per forza di cose dovevano andare a scena tutte e 3, altrimenti sarebbe stato inutile insomma fare questo tipo di match. E quindi Cody Rhodes si è portato sull'1-1 nel Falls Count Anywhere match, ovvero un match in cui i schieramenti valgono dovunque, e quindi si è andati direttamente allo Steel Cage match, un match della gabbia d'acciaio molto molto spettacolare. Però qui chiaramente io mi aspettavo l'interferenza, onestamente pensavo più di Trick Williams o addirittura di Nick Aldis per come si era messa la situazione nelle scorse settimane. Tra l'altro Cody Rhodes ha anche colpito inavvertitamente, ma comunque l'ha colpito il general manager di SmackDown, quindi pensavo ad una sorta di vendetta, magari Trick Williams mandato proprio da Nick Aldis, che di fatto l'ha messo sotto contratto proprio in questi giorni, oppure lo stesso Nick Aldis interferire nel match. Invece no, si parlava del ritorno di Jacob Fatu. Jacob Fatu ovviamente aveva degli affari in sospeso con Drew McIntyre, ma nonostante abbia impedito inizialmente allo scozzese di uscire dalla gabbia, poi Cody Rhodes stizzito è intervenuto perché comunque si sta svolgendo un match, ha tirato via Jacob Fatu e Jacob Fatu ha attaccato anche Cody Rhodes, favorendo quindi l'uscita dalla gabbia di Drew McIntyre. Onestamente, per come ha vinto il match, io credo che non sia stato proprio il massimo per Drew McIntyre, perché sarebbe stato meglio uno schienamento al centro del ring. Poi, ovvio che, vista la tripla stipulazione che prevedeva questo match, uno schienamento regolare già c'era stato, quindi l'evasione nella gabbia probabilmente era la cosa più particolare, più diversa. Sicuramente un finale del genere lascia aperti diversi scenari. Fatto sta che secondo me la decisione è la migliore che potesse prendere la WWE, perché il secondo regno di Cody Rhodes non è stato all'altezza. Probabilmente è stato anche un po' delegittimato dal fatto che quel titolo l'abbia vinto John Cena, un John Cena comunque sulla via del ritiro. Io sono d'accordo sul fatto di aver fatto battere il record di 17 titoli del mondo, però poi comunque io ho visto proprio che si è sviluppata in fretta e furia. Anche la stessa rivalità si è conclusa con 2 face, non c'è stato il turn face di John Cena magari al termine dello stesso match, quindi il match poi è stato spettacolare, quello di SummerSlam rispetto a quello di WrestleMania, però mi sembra molto chiaro che non si sia sviluppato perfettamente. Forse Cody Rhodes potrebbe essere anche stato danneggiato proprio da questa rivalità con John Cena, quantomeno il suo secondo regno è stato molto anonimo e a me non è piaciuto, ma vedo che comunque molti sono d'accordo con questo mio pensiero, mentre Drew McIntyre penso che fosse l'ultima chiamata. L'anno scorso ha inseguito il titolo, ma è stato bloccato di fatto dalla rivalità con CM Punk, che è stata spettacolare, vinta dal Best in the World. Quindi di fatto Drew McIntyre è stato utilizzato per elevare ulteriormente lo status di CM Punk alla sua prima vera grande rivalità in WWE dal suo ritorno. Drew McIntyre però ricordiamoci che aveva vinto anche il primo match, il primo dei 3 match che ha disputato contro CM Punk, quindi comunque è uscito sicuramente a testa alta dalla contesa. Non era la prima volta che affrontava Cody Rhodes, l'ha affrontato anche a WrestlePalooza, l'ha affrontato diverse volte e questa veramente era l'ultima chiamata per lui. Una sconfitta avrebbe affossato veramente in maniera, non dico definitiva, perché secondo me è un top heel. Con o senza cintura resta un top heel. Però bisogna dire che qualora avesse perso sarebbe sicuramente stato affossato, e in vista di WrestleMania io non so quali potevano essere poi gli scenari per Drew McIntyre. Invece adesso abbiamo uno scenario molto chiaro con lo scozzese che ha la cintura alla vita. Si parlava di Cody Rhodes contro Roman Reigns a WrestleMania per il titolo. Ebbene, al momento questo scenario penso sia accantonato. Io mi auguro che lo resti, almeno per quanto riguarda il titolo, perché Cody Rhodes secondo me deve restare lontano dalla cintura per qualche anno. Il suo primo regno sicuramente è stato soddisfacente, il secondo per niente. Ha bisogno di un cambiamento, ma adesso ci arriverò con calma. Quindi cosa fare? Drew McIntyre contro Roman Reigns, un match che di fatto già si è verificato e che magari potrebbe
permettere a Drew McIntyre di prendersi un'ulteriore rivincita? Io questo non lo so perché è molto complicato. Poi tra l'altro a SmackDown è stato indetto anche un torneo con 4 match che determineranno 4 contendenti, 4 atleti che si andranno a giocare in un Fatal 4-Way la title shot al titolo WWE a Saturday Night's Main Event. I match di questo torneo prevedono Randy Orton contro The Miz e quindi direi che l'esito qui già è scontato con Randy Orton che sicuramente passerà il turno. Matt Cardona contro Trick Williams, anche qui l'esito, nonostante Matt Cardona sia rientrato da poco, ha vinto il suo match di rientro, ma mi sembra abbastanza scontato, ovvero Trick Williams passerà il turno. Non penso che Trick Williams venga affossato, un giovane in rampa di lancio per un rientrante che tra l'altro comunque in WWE non è mai stato sfruttato al massimo. Avremo Damian Priest contro Solo Sikoa, che invece è il match più equilibrato, e qui sono molto curioso di vedere chi la spunterà. Non so se Aleister Black ha concluso, io spero di sì, perché questa rivalità comunque è andata per le lunghe, è conclusa con un bellissimo match, un ambulance match, però devo dire che spero che sia finita. Aleister Black potrebbe eventualmente tornare e mettere nuovamente i bastoni tra le ruote di Damian Priest, però io vedo leggermente favorito Solo Sikoa, a meno che Solo Sikoa non continui questa rivalità con i Wyatt Six, che potrebbe effettivamente continuare, ma pensavo più per il titolo di coppia, quindi Solo Sikoa dovrebbe comunque quantomeno da leader vincere questo match e andarsi a giocare la chance titolata. E Sami Zayn contro Ilya Dragunov invece è un altro match per me dall'esito scontato. Sami Zayn ha perso il titolo degli Stati Uniti contro Ilya Dragunov e io credo che potrebbe vincere nuovamente il russo per avanzare nel torneo, credo. Poi tutto è possibile, anche perché Sami Zayn comunque avrebbe bisogno di un rilancio. Fatto sta che Drew McIntyre, essendo heel, è probabile che affronti un face, quindi io penso che possa essere Randy Orton a vincere il Fatal 4-Way a Saturday Night's Main Event e poi qualificarsi per la Royal Rumble e andare a sfidare Drew McIntyre. Questo almeno è lo scenario che mi prefiguro. Per quanto riguarda invece Cody Rhodes, io credo che sia arrivato il momento per effettuare quesso turn heel, che sarebbe veramente sacrosanto, sarebbe fondamentale per l'American Nightmare passare tra le fila dei cattivi, e quindi io mi auguro che la WWE piano piano decida di prendere questa decisione. Per carità, dopo la sconfitta titolata potrebbe anche essere una decisione immediata, non mi sorprenderei qualora Cody Rhodes cambiasse immediatamente rotta e magari andasse poi a costruirsi un altro scenario. Chiaramente c'è Jacob Fatu che invece è una mina vacante, visto che non è presente nel torneo e che probabilmente dovrà prima sbrigare la pratica Cody Rhodes. Immagino che ci sarà una rivalità tra loro due prima poi di arrivare a vedere nuovamente Jacob Fatu contro Drew McIntyre per il titolo WWE. E a quel punto potrebbe anche, che so, essere il momento della consacrazione. Questo dovrebbe essere il 2026, l'anno della consacrazione di Jacob Fatu. Quindi potrebbe anche arrivare a WrestleMania e vincere il titolo contro Drew McIntyre. Io non so questo regno di McIntyre quanto durerà effettivamente. Sicuramente prevedo che possa durare fino a WrestleMania. Faccio fatica a pensare che possa perderlo prima il titolo, onestamente, nonostante possa succedere tutto. Vedi Rhea Ripley lo scorso anno, prima lo vince nella prima puntata di Raw dell'anno e poi qualche settimana dopo lo perde contro Io Sky, quindi a WrestleMania ci arriva Io Sky come campionessa. Quindi può succedere di tutto, ma credo che Drew McIntyre arriverà a WrestleMania come campione. Poi bisognerà capire i scenari. Una rivalità che io vorrei vedere veramente è quella tra Cody Rhodes e Randy Orton, e quindi quello potrebbe essere il momento determinante invece per il turn heel di Cody Rhodes, con magari l'American Nightmare che costa il match a The Viper perché vuole lui riprendersi quella cintura, non sopporta questo smacco che gli ha fatto sia Drew McIntyre ma anche Jacob Fatu, e allo stesso tempo anche Randy Orton, che invece cerca di approfittare del fatto che comunque Cody Rhodes abbia perso la cintura, tra virgolette, per prendersi un'occasione titolata e andare a detronizzare invece Drew McIntyre. Quindi ci sono diversi scenari da vedere, da valutare. Sono molto curioso di capire quale sarà quello che effettivamente si verificherà e quale direzione prenderà la WWE. Però ad oggi la migliore decisione del 2026 è già questa, ovvero togliere il titolo a Cody Rhodes e darlo a Drew McIntyre, che lo merita per quanto visto negli ultimi mesi, soprattutto anche nello scorso anno, mentre Cody Rhodes ha bisogno di un cambio di personaggio. Ha ancora il pubblico dalla sua parte, però per evitare che lo perda prima che diventi heel bisogna effettivamente effettuare questo turn heel e portarlo tra le fila dei cattivi, mostrando una nuova versione di Cody Rhodes che io mi auguro possa essere spietata e violenta e sanguinaria per regalarci dei match spettacolari e magari arrivare a riconquistare anche il titolo in questa versione, ma a distanza di diversi mesi quantomeno, se non anni. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forzinet. Ciao a tutti.